Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Rino e nel 2022 feci un video in cui spiegavo come passare allo spartito digitale. Lo scopo del video di oggi non è quello di sostituire il precedente, anzi se ve lo siete persi io ve lo linko qua in alto in modo tale che possiate recuperarlo, ma quello di andare a rispondere ad alcune domande frequenti che mi sono state poste e riflettere su alcune cose che magari mi hanno fatto cambiare alcuni punti di vista. La domanda più frequente che mi è stata posta: va bene questo tablet? Va bene quest'altro tablet? Andiamo a fare un pochino di chiarezza. Partiamo dal fatto che non esiste un tablet che vada male per leggere gli spartiti. Sappiate che potete leggerli tranquillamente anche dal vostro smartphone, perché ovviamente sono dei file PDF, hanno bisogno di uno schermo, né più né meno. Infatti quello che dico sempre a tutti: se siete degli amatori che magari non necessitano di un tablet, potete tranquillamente leggere gli spartiti dal vostro computer portatile senza problemi, in quanto un computer portatile ha un monitor da 15 pollici solitamente, quindi stiamo parlando comunque di un monitor abbastanza ampio da poter leggere senza difficoltà di lettura. Fatta questa premessa, l'unica cosa che dobbiamo considerare è il tipo di utilizzo che andremo a fare del dispositivo. Ad esempio, sono un musicista amatoriale, leggo spartiti in casa, utilizzerò il tablet soltanto per leggere spartiti sporadicamente. Va bene questo tablet cinese da 190 euro? La mia risposta è sì, poiché ovviamente non abbiamo bisogno necessariamente di un tablet super performante e affidabile, poiché non dobbiamo magari fare esibizioni dal vivo. Cosa diversa invece per un musicista che lo fa per lavoro e quindi ha bisogno di un processore affidabile, un sistema operativo stabile, un programma che funzioni sempre bene, dei backup sempre aggiornati in modo tale da non perdere tutta la libreria, perché in quel caso stiamo parlando di lavoro e potete immaginare bene che perdere file oppure trovarsi su un palco con il tablet bloccato che non riesce a girare le pagine, tutto in bug, non deve essere davvero una bella esperienza. Il consiglio che ho dato davvero in molti commenti sulla scelta del dispositivo è quella di provare ad adocchiare qualcosa che magari rientra nel nostro budget e nei nostri gusti. Scegliete 2-3 alternative che possano sembrare interessanti. Recatevi sul posto in un qualsiasi negozio, che sia MediaWorld, Unieuro, e andate su una libreria tipo Petrucci in modo tale da poter visionare uno spartito e capire effettivamente se fa per noi oppure no. Perché per quanto mi riguarda le necessità ovviamente cambiano. Fino a 2 anni fa io utilizzavo un iPad da 10 pollici, andava tutto benissimo, nessun problema, però col tempo comunque sento la necessità di avere uno schermo più grande perché la vista mi si affatica. Quindi ovviamente la cosa migliore è quella di andare in un negozio, provare un tablet e vedere effettivamente con le nostre mani se quel dispositivo fa per noi. Ragazzi, prima di andare avanti volevo ricordarvi che se questo video vi è utile iscrivetevi al canale, perché veramente con un gesto semplicissimo riuscite a supportare questi contenuti che comunque necessitano di tante ore di lavoro, montaggio, ricerca ed esperienza, né più né meno. Quindi grazie a tutti coloro che si iscriveranno. Prima di andare avanti e passare ad accessori secondari volevo portarvi la mia esperienza, e se avete visto l'altro video sapete bene che ho sempre utilizzato un iPad da 10.2 che purtroppo è deceduto completamente qualche mese fa. Dovendo scegliere da acquistare un nuovo dispositivo ho optato per il nuovo iPad Air da 13 pollici e vi assicuro che è davvero tanta roba. Vi faccio vedere la differenza di dimensione rispetto all'iPad precedente. Devo essere sincero, un bel passo avanti, i miei occhi ringraziano. Mi rendo conto che non è un dispositivo adatto a tutti, ma se state pensando di acquistare un iPad Apple vi assicuro che questo è il migliore che potete acquistare attualmente, poiché l'iPad Pro è pensato principalmente per architetti e tutti quei mestieri che hanno bisogno di videocamere particolari e programmi grafici di un certo spessore. Invece per noi musicisti che abbiamo bisogno semplicemente di uno schermo ed un sistema operativo affidabile, vi assicuro che qualità-prezzo è un ottimo dispositivo. Qualche altra domanda che mi è arrivata sempre sui dispositivi riguarda la batteria. Ovviamente la batteria è importante, cercate di prendere un dispositivo che abbia una buona batteria, poiché ovviamente più lo schermo è grande più consuma energia, di conseguenza abbiamo bisogno di una batteria che abbia una buona performance. Quindi anche quando acquistate un iPad ricondizionato assicuratevi che il livello di batteria sia abbastanza alto, almeno superiore all'85%. Adesso passiamo ad accessori secondari. Per quanto riguarda i pedali Bluetooth voglio fare dei chiarimenti. I pedali Bluetooth solitamente sono compatibili con tutti
tutti i dispositivi che hanno accesso al Bluetooth. Dovete pensare il pedale Bluetooth per girare le pagine come un auricolare, una cuffia Bluetooth che ha i controlli touch sulla cuffietta. Il pedalino offre la stessa identica funzione ma schiacciando col piede un pulsante. Quindi non preoccupatevi per la compatibilità, almeno che non abbiate un dispositivo super datato, ma la maggior parte dei pedalini sono compatibili con tutti i dispositivi, anche con i cellulari, non avete alcun tipo di problema. Al giorno d'oggi esistono tante alternative, i principali li ho già citati nel video precedente e continuano ad essere uno standard, quindi ovviamente vi consiglio quelli se pensate di avere un qualcosa di super affidabile, ma ci sono nuove alternative anche abbastanza economiche su Amazon che magari vi linko qua in descrizione. In particolare c'è il nuovo pedale lecato, me ne hanno parlato super bene e soprattutto è super compatto, buona batteria e il prezzo è imbattibile. Stiamo parlando, nel momento in cui sto registrando il video, si trova a circa 35 euro. Potete capire bene che a differenza di pedali che costano 80 o addirittura 100 se pensiamo all'AirTurn, è una bella differenza di prezzo. Infine, passando alle penne, molti di voi mi chiedono: devo per forza comprare la penna originale Apple, Samsung? Per quanto riguarda Apple, e quindi vi porto sempre la mia esperienza diretta, vi dico, per noi musicisti la Apple Pencil è qualcosa di super costoso e andremo ad utilizzare circa il 2% della sua potenzialità, quindi per quanto mi riguarda non vale la pena spendere tutti quei soldi. Al giorno d'oggi veramente ce ne sono tantissime in commercio, ve ne linko 3-4 modelli interessanti che trovate su Amazon. Considerate che da quando ho girato quel video avrò cambiato un altro paio di penne, poiché ovviamente cadono, si rompono, magari può capitare anche di perderla, è comunque qualcosa di più volatile, mettiamola così, quindi proprio per questo motivo non vi consiglio di fare delle spese enormi, poiché se mai doveste perderla o romperla ci rimarreste magari anche male, quindi eviterei. Ok, dopo aver dato aggiornamenti e risposto a un po' di domande, volevo aggiornarvi anche sulla mia esperienza quotidiana da utente, quindi riconferme oppure cambi di idee. Per quanto riguarda i dispositivi, sono sempre più dell'idea che in questo caso le dimensioni contino, poiché mi rendo conto che essendo passato appunto ad un 13 pollici i benefici davvero sono enormi, quindi se tornassi indietro probabilmente mi piacerebbe partire direttamente da un 12 pollici e mezzo a salire. Ovviamente mi sono trovato strabene dal 2017, quindi parlo con il senno di poi. Una cosa da avere assolutamente per quanto mi riguarda, che è una riconferma, è la pellicola effetto carta opaca che salva la vita nel 99% dei casi e permette veramente di avere una bella lettura e una bella scrittura effetto carta, appunto. Lascia un pochino più di macchie sullo schermo, ma pulendo con una pezzolina non è assolutamente un problema. Per quanto riguarda le applicazioni non posso darvi aggiornamenti poiché non mi sono informato più tanto sulle novità, anzi se voi sapete qualcosa magari scrivetelo qui nei commenti. Io sono un utilizzatore di Foursquare, mi trovo benissimo con i backup e tutto il resto, quindi non ho sentito la necessità di aggiornarmi o provare altro. Una cosa che non ancora riesco a trovare è un buon leggio per iPad ad un prezzo accessibile. Si trovano tanti leggii cinesi in giro, infatti ho fatto un video in merito, non so se l'avete visto, nel caso ve lo lascio sempre qui, magari andatevelo a recuperare. Però ovviamente stiamo parlando di leggii super fragili, vanno utilizzati con molta cura, ma non sembrano appunto durare per sempre. Assolutamente nulla è per sempre, però comunque una certa qualità non riesco a trovarla da questo punto di vista. C'è qualcosa in commercio sui 90 euro, ma per un leggio, per quanto mi riguarda, anche se lo faccio appunto per un utilizzo professionale, non mi sembra il caso. Una cosa che voglio chiedervi prima di andare avanti, che penso possa essere utile davvero per tutti, è quella di scrivere qui nei commenti il vostro setup che utilizzate per studiare, per suonare dal vivo o per fare qualsiasi altra cosa, in modo tale che ci confrontiamo, cerchiamo anche di stilare una sorta di lista dei dispositivi più utilizzati, delle penne, dei pedali Bluetooth e tutto il resto, poiché davvero su internet non ci sono queste informazioni, quindi potremmo approfittare di questo luogo per poter appunto confrontarci tutti qui nei commenti. Detto questo ragazzi, spero di aver risposto alle principali domande. Se ce n'è qualcun'altra ovviamente non fatevi il problema a scriverla qua nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi mando un abbraccio. Ciao!